Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere ragazzi, a gentilissima richiesta, le impostazioni che ho impostato, appunto, scusate, gioco di parole, su questo gioco. Perché? Perché le impostazioni ragazzi sono comunque fondamentali e tra l'altro ce n'è una che ho sempre sottovalutato, che in realtà non avevo mai utilizzato, ma che comunque mi ha fatto migliorare nelle mie prestazioni, perché in alcune casistiche diventa molto importante. L'avete forse notata per i più attenti nei miei video tutorial, e ragazzi oggi ve la farò vedere e vi farò un piccolo focus, ecco, su questa nuova impostazione. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Passate dal link che trovate in descrizione ragazzi, supporterete il canale, non pagate un centesimo di più i prodotti in alcun caso, ma semplicemente sarebbe un modo per supportarmi e io ve ne sarei veramente grato. Gamivo è una piattaforma videoludica per chi non lo sapesse, mentre sono sempre aperti gli abbonamenti al canale, costano veramente una cifra irrisoria per chiunque e ripeto, anche quello è un modo per darmi ancora più supporto e tra l'altro avreste diciamo diritto a sbloccare chiaramente dei contenuti personalizzati su di voi o comunque dei contenuti in esclusiva per voi. Quindi ragazzi andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Oggi andremo a vedere quindi le nostre impostazioni, abbiamo detto. Allora ragazzi partiamo dallo schermo, perché può sembrare banale ma anche i colori dello schermo comunque possono influenzare il nostro stato d'animo, ma non lo dico io che non sono diciamo di certo un medico o uno scienziato, ma appunto la scienza dice che i colori, un po' come quando è bella giornata o è brutta, possono influenzare il nostro stato d'animo e in questo caso ragazzi potrebbero influenzare comunque le partite, cioè vedere un certo campo, vedere dei certi colori in campo anche nei giocatori o comunque ripeto in tutto ciò che circonda la partita potrebbe diciamo darci magari anche uno spirito in più per fare una buona prestazione, ecco, diciamo così. Allora partiamo da schermata partita, posizione radar giù ragazzi. Il radar, per chi non lo sapesse, soprattutto per i nuovi, è quel campo in miniatura che vediamo appunto nella maggior parte dei casi in basso allo schermo, dove ci sono i puntini che si muovono dietro la palla. Ecco, quello è il radar, si può scegliere dove metterlo, io ce l'ho giù, ma si potrebbe mettere anche giù trasparente oppure no, io ce l'ho giù e ho lasciato così. Caselle nomi giocatori ragazzi, se vogliamo o no il nome dei giocatori. Livello attacco difesa, questa è l'impostazione ragazzi quando switchiamo da modulo primario a modulo secondario. Qui ci dice appunto se vogliamo che apparirà nella parte inferiore dello schermo la scritta cioè ad esempio offensivo o difensivo, mentre se mettiamo disattivato ragazzi non apparirà più, però vi consiglio di lasciarlo attivato perché altrimenti non capite quando state usando uno, quando state usando l'altro e diventa un po' un macello. Questo ragazzi lo stesso è un'impostazione legata alle informazioni di livello attacco difesa. Il tuo livello attacco difesa rimarrà per breve tempo a schermata dopo ogni modifica al livello. Ecco appunto ragazzi, questo è il discorso che per poco tempo vi appare la scritta. Radar casa, colore divisa, vabbè questo potete impostare insomma ciò che volete. Radar in trasferta, quando siamo in trasferta abbiamo il giallo. Barra di potenza ragazzi, questo è importantissimo perché ci indica quanto stiamo caricando e quindi è fondamentale. Mostra cursore ragazzi attivato, questo è il cursore praticamente sopra i giocatori durante le partite. Resistenza disattivato, io questo qui non l'ho voluto diciamo attivare perché poi magari giocando potrebbe condizionarmi, mentre voglio soltanto diciamo quando vado a fare i cambi controllare al volo lì le resistenze e eventualmente sostituire. Tempo e punteggio chiaramente ragazzi attivato perché altrimenti non capiamo. Nomi dei giocatori, squadra avversaria disattivato, non mi interessa. Coop online non gioco, quindi è impostato su nome giocatore, ma
potrebbe andare bene questo, come anche disattivo, questo vedete voi se vi piace la COP. Guide nei calci piazzati, ragazzi, questo potrebbe essere interessante perché insomma ci indica come magari possiamo calciare o magari per quella specifica circostanza. Comando di esultanza gol attivato, ok, quando facciamo gol, e queste sono finite qua. Importantissimo quello che stavo dicendo poco fa della luminosità. Io ho impostato così: contrasto 55 e luminosità 50. Ragazzi, vi posso garantire, poi vabbè, dipende chiaramente anche sempre uno da che televisore ha, magari che cavi utilizza e via dicendo, però diciamo che avendo una televisione buona, insomma di ultima generazione, il contrasto e la luminosità messi in questa maniera fanno veramente la differenza. Poi sono tutti quanti chiaramente, ragazzi, pareri personali, a me piace così e insomma mi trovo bene così, riesco a fare delle buone partite così, però come ho detto prima, i colori sono molto importanti. Poi, ragazzi, andiamo nella parte principale, perché va bene tutto, ma poi come muoviamo i giocatori in campo? Io qui ho fatto configura 5 perché negli altri avevo provato delle robe, quindi attualmente sto utilizzando questo. Allora, ragazzi, intanto i tasti sono i seguenti: io muovo con le freccette e calcio con il quadrato, per capirci. Le impostazioni sono molto simili a quelle di FIFA, poiché io ero un fifaro ero un fifone, quindi ragazzi arrivo da tantissimi anni di FIFA e ho cercato di riprodurre i tasti più simili possibili a quelli appunto di FIFA. Chiaramente si possono modificare, ci sono diverse configurazioni a cui possiamo diciamo dare spunto, ma io ho voluto fare la mia personalizzata perché comunque, ragazzi, ripeto, le impostazioni che dava di default di gioco non mi piacevano, non mi ci trovavo, e quindi ne volevo una mia. Allora, io scatto con R1, lo so, molti di voi mi diranno ma no, ma con R2 si corre meglio, con quello lì che fa la pressione. È vero, probabilmente avete ragione, però ragazzi io non sono abituato. Se mi metto a correre con R2 probabilmente non riuscirei più a giocare come voglio, non mi divertirei più e di conseguenza perderebbe il senso del giocare e di continuare a fare video. Quindi corro così. Sbagliato no, ragazzi, mi trovo bene e quindi va bene. Comandi speciali, ragazzi, sono ad esempio quando noi andiamo a fare un tiro piazzato, l'L1. I comandi speciali sono quelli: se noi premiamo su, comunque per la cronaca, se noi appunto premiamo su uno di questi comandi, possiamo eventualmente invertirlo con un altro di questi. Quindi se ad esempio vogliamo i comandi speciali sul triangolo dove io ci ho impostato il filtrante, possiamo metterlo lì. Dribbling di precisione, ragazzi, questo praticamente sarebbe quando il nostro giocatore, non so se l'avete mai notato, tiene proprio stretta a sé la palla, facendo dei piccoli tocchettini per cercare di dribblare appunto il nostro avversario. Cambio il cursore, ragazzi, io lo cambio con L2. Cambio cursore sarebbe quando noi dalla difesa muoviamo su un altro difensore, ad esempio, quindi selezioniamo un altro difensore. Filtrante, il passaggio filtrante, ragazzi, no? Il passaggio in profondità filtrante, tiro con il quadrato, passaggio alto, quindi ho cross con il cerchio, e il passaggio a rasoterra con la X. Movimento con le freccette. Probabilmente molti di voi muovono con l'analogico e da un lato un po' vi invidio perché avete molta più probabilità di riuscire a fare delle traiettorie che a me con le frecce vengono molto più difficili, però come detto prima io sono abituato così e ognuno di noi deve giocare come è meglio abituato. La difesa invece parliamo di scatta, contrasto di spalla con L1, poi andiamo a vedere più nello specifico che cos'è il contrasto di spalla. Testa a testa, quindi quando vado a fronteggiare l'attaccante, ad esempio io sono il difensore, l'attaccante mi viene incontro, il testa a testa appunto serve quello per temporeggiare e fronteggiare appunto l'attaccante. Cambio cursore sempre con L2, uscita del portiere con il triangolo, il chiama pressing, quindi quando ad esempio magari sto rincorrendo un avversario e mi occorre che l'altro difensore, mio compagno appunto, l'esterno o chi insomma per lui vada a pressare,
chiama pressing, per qualche secondo vedrete appunto il giocatore selezionato che andrà lì a correre anche lui dietro al giocatore avversario. Scivolata con il cerchio e la X il pressing, quindi se voglio invece andare incontro in maniera più decisa, non come con il testa a testa, ma in maniera proprio decisa al nostro avversario. Movimento sempre chiaramente con le frecce. Impostazioni dettagliate, ragazzi, perché poi i tasti, bene o male, ognuno di noi ha le proprie preferenze, ma queste sono poi quelle che fanno la differenza. Io, ragazzi, sto provando lo Smart Assist e devo dire che comunque è un'impostazione che tutto sommato mi piace e mi diverte, perché abituato appunto a giocare in maniera non dico manuale perché non mi piace nemmeno la manuale, però questa in maniera ecco semi manuale, perché comunque mi piace regolare la potenza dei tiri, dei passaggi. Questa però impostazione ho notato che comunque è divertente e simpatica, perché è vero che delle volte i giocatori fanno un po' quello che vogliono loro, però delle altre volte invece è interessante perché comunque mi aiuta magari in alcune meccaniche di gioco. Quindi io attualmente ce l'ho attivato, ma ripeto, potete eventualmente anche disattivarlo. Cambio cursore, ragazzi, io ce l'ho semi assistito. Praticamente il cursore semi assistito è secondo me l'impostazione migliore, perché in alcuni casi interverrà praticamente la CPU, ma di solito appunto va cambiato manualmente, quindi solo diciamo in casi estremi interviene la CPU. Ecco, quando magari proprio siamo a ridosso dell'avversario, allora in quel caso ce lo seleziona in automatico, ma ad esempio se stiamo subendo un giro palla di un avversario, ad esempio, lì possiamo essere noi che switchiamo di giocatore in giocatore finché non ci mettiamo in quello proprio davanti. Cursore, ragazzi, cursore, scegliere se mostrare o no il cursore sopra i giocatori durante le partite. Io ce l'ho disattivato perché appunto non mi interessa questo tipo di discorso. Tipo di cambio manuale cursore, io ho sul pallone, ragazzi, e questa è una di quelle impostazioni che mi cambiò praticamente le partite. Io prima c'avevo sul giocatore, in questa maniera invece sul pallone praticamente ho notato che è molto più veloce il cambio cursore, perché comunque si muovono meglio, ecco, in campo i miei giocatori. Poi chiaramente sono delle cose personali, che ognuno di noi magari ha delle preferenze o si trova meglio in un modo piuttosto che in un altro, però comunque devo dire che mi trovo meglio così. Quindi sul pallone andiamo a leggere: quando cambi manualmente il cursore puoi selezionare il pallone o il giocatore come fulcro. Ecco appunto, quindi in questo caso il pallone è il fulcro. Se selezioni sul pallone, se la palla non è in gioco, il fulcro sarà sul giocatore, chiaramente, perché se non è in gioco. Mentre se mettiamo sul giocatore, ragazzi, il fulcro diventerà il giocatore. Ma ripeto, io mi trovo bene sul pallone, quindi lascio sul pallone. Livello e passaggi manuale livello 1 in questo caso, perché ho attivato lo Smart Assist. Se noi volessimo modificare il livello di passaggi e quindi disattivare lo Smart Assist in maniera permanente, mettiamo no e qui mettiamo ad esempio il livello 2. Io avevo il livello 2 perennemente impostato perché secondo me è quello utilizzato dalla maggior parte dei player anche di alto livello, perché comunque garantisce assistenza automatica per direzione, potenza e precisione. Però la puoi comunque regolare usando nel mio caso le frecce o, per chi, gli analogici, e il tasto del passaggio. Quindi comunque puoi regolare, ecco, puoi dare comunque, ecco, una tua regolazione, anche se magari lui già c'ha un'impostazione di default, tu intanto puoi modificargliela. Questi, ragazzi, chiaramente sono dei livelli diversi. Garantisce assistenza automatica per potenza e precisione dei passaggi. Anche livello 3 va bene, comunque abbastanza buono. Diciamo che secondo me è un pelino già più automatico, mentre il livello 4 praticamente l'assistenza automatica non è attiva. Questo è il full manual. Questo invece, ragazzi, è il completamente automatico, cioè tutto regolato esclusivamente dalla CPU, che è quello che si attiva appunto attivando lo Smart Assist famoso
della CPU. Contrasto di spalla, ragazzi, io ho tipo di contrasto di spalla, perché ho notato che con il contrasto in piedi causavo troppi rigori. In questo caso, ragazzi, è importante evidenziare che in alcuni casi comunque farà il contrasto in piedi, anche se voi selezionate contrasto di spalla. Quindi, contrasto di spalla sarà associato al tasto contrasto. Per eseguire un contrasto in piedi, premi 2 volte il tasto pressing o il tasto testa a testa. Infatti bisogna stare attenti, ragazzi, perché comunque se noi premiamo, magari presi dalla foga di giocare, premiamo 2 volte il nostro tasto del contrasto, lo farà in piedi in questo caso. Quindi diciamo che di solito fa il contrasto di spalla in un'occasione di gioco normale, però dobbiamo stare attenti perché in alcuni casi potrebbe fare il contrasto in piedi e quindi, ragazzi, magari causare un rigore. Bisogna stare molto attenti. Tipo di tiro base, ragazzi, io uso questo qui da sempre. Tipo di tocco secco. Questo qui, ragazzi, è praticamente quando lo scatto, ecco, uno scatto aggiuntivo, quando magari il giocatore si allunga un po' la palla per correre. Io in questo momento premendo una volta, quindi eseguibile con il movimento giocatore, di conseguenza freccette, più premendo il tasto scatta fino a fondo prima di rilasciarlo rapidamente. Cioè praticamente devi dare un colpo, nel mio caso, sul tasto corsa e rilasciarlo rapidamente. Non so, ragazzi, che cosa è meglio. Possiamo eventualmente anche provare a mettere premendo 2 volte, diciamo più che altro è questione di abitudine. Qui devi dare 2 colpetti, qui invece solo uno. Possiamo anche provare a mettere così. Guida direzionale, ragazzi, questo è il comando che vi dicevo, quindi chi è arrivato di voi a guardare il video fin qua ha fatto bene, ragazzi, perché a me questo comando mi ha svoltato praticamente le partite, nel senso che mentre senza guida direzionale, che sarebbe il cerchietto sotto i giocatori famoso, delle volte non riesci bene a capire magari la direzione di un passaggio o la direzione magari di dove stai andando, che cosa stai facendo. Con questo sì. Ragazzi, anche nei tiri, io ho fatto tra l'altro da poco un tutorial appunto sui tiri e ragazzi, diventa fondamentale avere questo attivato per regolare esattamente la direzione. Questo gioco sappiamo che delle volte è un po' anarchico, con direzione passaggi, forza passaggi e via dicendo, ma in questa maniera, ragazzi, io mi sono accorto di aver risolto alcuni di questi problemi. Di conseguenza io vi consiglio di attivarlo. Poi ovviamente sono preferenze, sono gusti, ma indicatore prossimo giocatore. Qui, ragazzi, ci dice il computer, guarda che se switchi andrà qui. Guida bersaglio. Qui, ragazzi, invece ci dice quando non abbiamo la palla chi andremo a controllare. In sostanza sono abbastanza simili questi due comandi. Io ce li ho attivi entrambi. Coop online, ragazzi, non lo utilizzo, quindi è attivato, l'ho lasciato attivato. Tipo di finta facile, ragazzi, perché manuale diventerebbe impossibile giocare. Adesso, ragazzi, abbiamo disattivato lo smart assist e voglio comunque riprovarlo in questa maniera, perché lo smart assist fondamentalmente viene utilizzato, cioè funziona soltanto nelle partite offline, che gioco comunque raramente, mentre nelle online no, e di conseguenza è inutile avere livello di passaggi livello 1 quando comunque lo smart assist tanto non funziona. Di conseguenza per il momento lo lasciamo così. Poi, ragazzi, vi voglio far vedere audio e lingua, ma l'audio chiaramente io non ho impostata la musica, ho impostato soltanto la telecronaca, anzi no, la telecronaca l'ho levata per via dei diritti, privacy, queste cose qui. Stadio, queste qui sono le impostazioni che ho messo appunto. Colonna sonora le ho levate. Lingua, ragazzi, in italiano chiaramente, telecronaca e testi non ve lo faccio nemmeno vedere. E la telecamera, ragazzi, io utilizzo questa Stadio personalizzata.
però per farvela vedere vi porto un secondo in allenamento e vi faccio vedere proprio le impostazioni che gli ho dato. Eccoci qui ragazzi, siamo nella schermata delle impostazioni in allenamento. Si va appunto su impostazioni, come potete vedere in basso a sinistra con il quadrato, telecamera, e ragazzi io ho impostato la stadio personalizzata. Come già detto, questo è lo zoom 2, altezza 3, angolo 6. Mi ci trovo molto bene perché, come potete notare, in campo si vede tutta la squadra, quindi riusciamo a vedere bene le varie fasi di gioco e eventuali passaggi che possiamo andare a fare. Di conseguenza ragazzi io vi consiglio di utilizzare questa, poi ognuno di noi diciamo magari ha la propria, ma questa è ottima. Ultima ragazzi impostazione che è nuova, non so se avete notato che vicino a info evento in basso sulla destra con R3 possiamo attivare le opzioni banner. Le opzioni banner praticamente sono gli annunci praticamente consigliati. Io vi consiglio ragazzi, come ho fatto io, di attivarli perché chiaramente sono utili. Si va qui ragazzi, eccolo qui, impostazioni personali, opzioni consigliate banner, attivato. I banner mostrati nella schermata saranno priorizzati in base ai tuoi dati di gioco, quindi in base alle nostre preferenze. Cioè se noi ci piace shoppare determinati pack, ad esempio, lì nei banner ci usciranno come priorità quelli. Quindi ragazzi, questo è il tutto. Io vi ringrazio, fatemi sapere voi che impostazioni utilizzate e eventualmente che cosa vorreste approfondire o magari qualche curiosità. Vi aspetto nei commenti. Alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!